traffico di Prato ci ha un po' ostacolati, anche perché veniamo da una visita che Marc Ribot ha voluto fare alla GKN. We have been at GKN, dove Marc Ribot ha incontrato il comitato di fabbrica e dove ha suonato anche un brano, ha parlato e si è fatto spiegare in dettaglio la drammatica situazione che c'è lì. Lo ringraziamo molto, ma dopo che l'abbiamo informato che c'era questa situazione, Marc ha voluto andare direttamente in fabbrica. E d'altra parte in questo libro, che è un libro molto bello e molto divertente, this is also a funny book, ironic book here and there, c'è anche l'impegno di Marc in ambito sindacale per gli inquilini in particolare, e vorrei partire proprio da qui. C'è un capitolo dedicato al lavoro che Marc a New York ha fatto nelle associazioni di inquilini, di affittuari che avevano problemi con i proprietari, che è un altro modo molto particolare di vivere la città. I was saying that I want to start after speaking about GKN, the visit at GKN, about your engagement with build apartments with the union in New York, how you worked. There is a chapter in the book about your engagement. Can you say something? How do you manage your work as a musician and your engagement in this? Well, not very well. Non molto bene, non è riuscita a incastrare bene il lavoro di musicista con quello di difensore dei diritti. I do it by not sleeping very much. Dice che non dormiva molto. But what I think is the chapter in the book is, I spoke a little bit about when I was much younger. I was volunteering with a tenant union in my neighborhood in Manhattan. And, you know, it was every day, every week we would have meetings, and people who had more experience as organizers would help out people who were being evicted or something. So, quello che faceva era lavorare appunto per il sindacato dell'associazione degli affittuari, e quindi molte riunioni, lavorare per aiutare la condizione degli affittuari a Manhattan, because the problems with housing in Manhattan has also been a problem for if you have not so much money. Right. Well, when I was doing this was in the 1980s. Faceva questo nel 98. It was a problem, but also a solution, because we, in the end, kicked out the landlord, and well, it was complicated, and I don't want to go into it, but the judge gave us control of the building, because the landlord was a criminal. So the judge saw that the landlord was a criminal, trying not only in our building, but trying to destroy a lot of buildings, to kick out the poor people, and so the judge gave us control of the building. Insomma, è una questione complicata, ma appunto racconta che nel 98 l'edificio dove c'erano tutti questi affittuari, nel quale lui si era impegnato, era gestito da un proprietario unico che, secondo il tribunale, era un criminale, che voleva buttare fuori tutti i poveri per poi ricostruire l'edificio e farne qualcosa di completamente diverso. Unfortunately, we were terrible landlords to ourselves. Sfortunatamente noi stessi eravamo dei proprietari molto terribili, molto tremendi. But we gave ourselves a very cheap rent. Ma ci davamo un affitto molto basso, e quindi insomma sono riusciti a gestire
al meglio questa situazione tenendo alla lontana, come diceva prima, i proprietari. The book about home and houses. Questo libro è un libro che contiene molte storie diverse, ma ci sono dei fili. There are some connections between the chapters, among the chapters. E una connessione e i diversi posti di New York dove Marc Ribot ha vissuto, che portano con sé diversi ambienti culturali che lui racconta. One of the fil rouge among all the chapters is where the different places where you lived with different cultural connections and cultural neighborhood and ideas. Can you tell us something about these different experiences in different parts of New York, how they changed you as an artist? Well, Vi ho chiesto come questi posti diversi lo hanno cambiato come artista, vivendo in posti diversi di New York. I think it wasn't only a question of places, but also people and communities. I started out living in New York on the Chelsea, actually, on the west side, and the building was mostly Latino. It was Puerto Rican, Peruvian, with some Cuban families next to it. But at this time in New York in the 80s, and 70s, so this meant exposure to, Tito Puente, Eddie Palmieri, even if you heard the music, even if you didn't play it yourself, it was there. Yeah. Lui dice che in una prima fase, innanzitutto dice non è solo questione di posti, ma di persone e di comunità. E in una prima fase lui ha vissuto a Chelsea, nella parte ovest di Manhattan, in una zona principalmente di persone di provenienza latinoamericana, cubani, portoricani, e lì, anche se uno non voleva, comunque gli capitava di ascoltare Eddie Palmieri, Tito Puente, e quindi di assorbire quel tipo di musica. Yeah, and later on I lived for a long time in Lower East Side, and of course this was also, well, there was a lot of Latin music there, but it was also a home of punk rock and a lot of different and no wave music. Yeah. And in the past also free jazz, Albert Tyler, Yeah, that's Sarà, right. also. Yes. The center for loft scene. Yes. Poi lui ha vissuto nel Lower East Side, nella parte bassa est di Manhattan, se avete presente Manhattan, una isola lunga, che è una zona che storicamente, dove c'erano dei locali dove si faceva free jazz, dove ha suonato Albert Tyler, per esempio, ma è anche l'area dove hanno dominato il punk, la no wave, il rock, e quindi dove lui ha incontrato quel tipo di scena. And then there is Brooklyn, right? Yeah, I mean, I eventually, I told the story in my place in the book. I was living in a very small place on the Lower East Side, and it was, in New York there is rent stabilization, so the landlord is not allowed to raise the rent. So when my daughter, when my daughter was on the way, let's say, I got it. The landlord was trying to raise the rent, Yeah. and I got in a big fight with the landlord that lasted 12 years. It sounds familiar to Italians, I think. And after, eventually, I won. Yeah. And so I took all this money from that and I moved to Brooklyn because I was living in Lower East Side with my daughter in one room, basically. And it was a lot of fun. Yeah. It was a lot of fun, but I could see when she was 9 or 10 years old that she wasn't going to forever be happy living with daddy in one room. Lui ha vissuto nel Lower East Side in un monolocale con sua figlia,
e a un certo punto il proprietario dell'appartamento, nonostante ci siano delle leggi che impediscono di alzare l'affitto, ha alzato l'affitto. Lui è andato in contenzioso con il proprietario per 12 anni, alla fine ha vinto, e con i soldi che ha fatto ha comprato una casa a Brooklyn, anche perché ha capito che a un certo punto una figlia di 10, 11, 12 anni non poteva vivere nel monolocale di Brooklyn, del Lower East Side, ma doveva vivere in una casa più grande. Yeah, say Monolocale one room. Yeah. Yes. And But it had a very nice bathroom. I still remember. Aveva un bel bagno però. E voglio anche aggiungere che nel libro ci sono diversi stili di scrittura, ci sono ricordi, ci sono racconti, ci sono riflessioni sulla musica, sui musicisti, sul lavoro di musicista, ci sono finte sceneggiature di film, ma a proposito about your daughter, a proposito di sua figlia, c'è un bellissimo capitolo proprio legato che non we don't spoil the story of the chapter on your daughter when you find something when you're working on the bed when she was Yeah. but we don't spoil too much, but No, there I is don't an wanna- important chapter about your daughter. Yeah, C'è un importante capitolo su sua figlia. it's really the story of an IKEA bed. È la storia di un letto Ikea. Yeah. Well, it's a personal story also, because when I separated when my partner and I separated, and I took my daughter part-time in order to make her not sad about the separation. She wanted two things. One was she wanted a bunk bed, so a bed where she could sleep high up. What do they Letto call a that? castello. Sì, letto castello. And she also wanted a cat, so her mother got a cat and I got a bunk bed. Quindi praticamente dice, quando lui si è separato e ha tenuto part-time la figlia per essere felice diceva, ha chiesto due cose: un letto a castello per dormire in alto e un gatto. L'ex moglie gli ha procurato il gatto e lui il letto a castello. So the story is many years later, 15 years later, that the bunk bed was too small for her and she had moved to, go to college. She moved out of the house, and so it's the story of my memories as I was taking apart the IKEA bunk bed that I had put together 15 years earlier. Ed è la storia di quando lui appunto comincia, siccome la figlia è andata via perché è grande, lui deve smontare questo letto a castello che non va più bene per la figlia, con la stessa chiave con cui l'aveva montato comincia a smontarlo. And there is the story of his all the memories while you tutti i ricordi mentre lui smonta il letto. Yeah, because these IKEA things, it takes forever to put them together. It's really difficult. It also takes forever to take them apart. Dice, se uno li monta per sé, sembra che si debba montare per sempre, ma quando li devi smontare, insomma. And it's a kind of Proust approach. Yes, that's right. Proust furniture. Proustian furniture. Proustian IKEA. Quindi un'Ikea alla Proust. In questo libro ci sono quindi, dicevo, ricordi personali, ci sono omaggi a dei musicisti, e io vorrei però before speaking about other chapters, prima di parlare degli altri capitoli, vorrei chiedere a Marc quando è che trova il tempo di scrivere. I want to ask you the most obvious question: when you have time to write. This is easy to answer because to work as a musician, I mean spending a lot of time alone, a lot of time traveling, a lot of time awake in the middle.
I've been jet lagged for most of the last 40 years, which means that I'm awake when other people are sleeping, and I'm sleeping when other people are awake. So during these times, I write. Lui dice, facendo il musicista ho un sacco di tempo libero, sto spesso da solo. Dice, ho vissuto in una condizione di jet lag negli ultimi 40 anni, stando sveglio quando la gente dorme e dormendo quando la gente sta sveglio, e in quei momenti lui scrive. At first, I used to play during these times when other people were sleeping, but then they started to bang on the floor. And Dice, a volte suonava quando gli altri dormivano, ma sentiva la gente che bussava dal pavimento e chiedeva di smettere. And these, in some way, this jet lag mood influenced what you wrote? yeah, I think so. Cioè, questa esperienza da jet lag ha influenzato in modo quello che lui ha scritto. I think influenced. Well, it's not a very healthy way to live. Let's say that. But you know, it's good. It creates a certain solitude. Also, I find that European trains are fantastic for writing. I completely agree. The same experience. Dice che certo non è un modo salutare di vivere, però insomma lui appunto lavora in questo tempo libero e ha scoperto che i treni europei sono particolarmente piacevoli per poter scrivere, sono particolarmente confortevoli. Nella prima parte del libro ci sono diverse storie di musicisti che lui ha incontrato, oltre che pagine sull'essere musicista, tra l'altro con una scrittura che a volte è molto poetica, a volte è molto ironica. Marc Ribot è uno scrittore notevole, lasciatemelo dire, veramente notevole. And in the first part of the book you write about some meetings with important musicians important for you, in general very important, and with this style that is sometimes some spleen and sometimes very ironic. And but there are two portraits that struck me. Ci sono due ritratti molto, molto belli di due musicisti che non so quanti di voi conoscono. Two musicians, I don't know how many of them you know. The first one is Hal Wilner. Oh, yeah. Hal Wilner, I don't know how many of you know, non so quanti di voi conoscono Hal Wilner, è stato un produttore molto importante che negli anni, I explain shortly, Hal Wilner è stato un produttore molto importante che negli anni 80 e 90 ha fatto dei dischi memorabili, tematici, sulle musiche di Monk, di Fellini, di Mingus, di Disney, assemblando, mettendo insieme i musicisti più diversi e più improbabili in dei progetti visionari nei quali anche Marc Ribot ha suonato. Can you tell us something about this visionary artist? Yeah, well, Hal's main way of working was to put very strange combinations of people together. So he would oftentimes introduce, musicians who would. He saw it as he saw it as his mission to introduce like old beatniks to young punks, old other generation or free jazz musicians to also to young punks. So Yeah, no, it's so, people, yeah. so he did this kind of cross-cultural thing a lot. Lui faceva questa specie di incroci culturali mettendo insieme musicisti di generazioni e stili molto diversi, per esempio musicisti di free jazz con quelli di punk, per esempio, giovani e anziani, per poi and to play something sometimes strange to both, to all the categories like Disney music or he would pick Fellini. He would pick one artist, one that we would all cover, and then put these strange people in a room. One of my
best experiences with Hal was doing the poetry of Allen Ginsberg with Allen Ginsberg, which was fantastic. And he put together a large group with, I think, Beaver Harris was playing, the free jazz saxophone player Gary Window, but also Ardo Lindsay, Bill Frisell, myself, a bunch of other people, and it was very powerful. Insomma, Hal Wilner era questo produttore che metteva insieme la gente più improbabile per fare dei progetti, e lui, uno di quelli che dei suoi preferiti è stato sulla poesia di Allen Ginsberg, con Allen Ginsberg, e però con tutti i musicisti che diceva, da Gary Window a Bill Frisell, Arto Lindsay, quindi musicisti di estrazione molto diversa, per fare la musica legata alle poesie di Allen Ginsberg. And the other musicians, l'altro musicista di cui c'è un ritratto bellissimo, there is a wonderful portrait, is Harry Grimes. Oh, yeah. Harry Grimes, uno dei più grandi bassisti jazz, ma l'aspetto sorprendente del ritratto che fa Marc Ribot di Harry Grimes è che viene fuori non solo il musicista, ma il poeta, ed è un essere umano speciale. Your portrait of Henry Grimes is not only about a great musician, but also a special human being and a great poet. Yeah, it was very surprising that I was very surprised to discover that Henry was a great poet, because he almost never talked. I mean, we've spoken probably more today here than Henry and I would speak in 3 years. And I mean, we were often on the road together. Cioè, dice, e parlava talmente poco Henry Grimes, è sorprendente che fosse un poeta, perché dice probabilmente lui e Henry Grimes in 3 anni che hanno lavorato anche insieme avranno parlato meno di quanto stiamo parlando noi adesso. Yeah, he was very, I mean, he had a kind of tragic personal story in that, well, first, he was part of the group of Albert Ayler in the 60s. He was part of Albert Ayler's band in the 1960s, and I think this was a very strong experience, because basically everybody in the band lost their mind. Yes, Henry Grimes è stato innanzitutto un bassista di ambito free jazz che ha suonato con Albert Ayler nei primi anni 60, e Mark ricordava che la cosa tragica è che quasi tutti i musicisti di questo gruppo, Henry Grimes, Albert Ayler, Don Ayler himself, il trombettista, sono tutte persone che a un certo punto se ne sono andate fuori di testa. Yeah, I mean, Albert Ayler, well, he died. Many people think, well, there's all kinds of theories about. Usually they think they committed suicide. Yes. And his brother was in a mental institution, and you know, and well, Henry, well, like I say, he had a different kind of consciousness, but Henry went out to the West Coast to play a gig. The gig didn't happen, and so Henry, I don't know, he was an interesting kind of person. He didn't call other people. He just spent his money, sold his bass, and then went to work, you know. And he disappeared. And he disappeared for 30 years. La cosa incredibile, per esempio, il bassista Henry Grimes, who was a top bassist in those years, he played also with Sonny Rollins, and era un grandissimo bassista in quegli anni, va a fare un lavoro, una serata sulla West Coast, la serata salta, non trova i musicisti, e invece di chiamare si perde, vende il basso e scompare per 30 anni. Yeah, and someone found him. Qualcuno a un certo punto l'ha trovato. A jazz musician who had a friend who was a social worker somehow found him through his social. Qualcuno l'ha trovato attraverso i servizi sociali. Yeah, his social security number, and people brought him back to New York. L'hanno riportato a New York.
and yeah, um, and so So I heard, oh, Henry Grimes is back. His wife and manager Margaret um, uh, put online that circulated among musicians that Henry needed a gig. So I thought, great. So we started working together and worked together for 15 years, really. Amazing. 15 years. More than 15 years. E alla fine lui ha saputo che Henry Grimes era stato ritrovato, è tornato sulla scena con sua moglie, la moglie di Henry Grimes, hanno fatto circolare l'idea che aveva bisogno di suonare e lui dice cavolo, è tornato sulla scena e hanno suonato insieme per 15 anni. Questa storia è condensata in 2 pagine di grande poesia and you discovered that he was also a poet. Yes, yeah. Ho detto anche che era un poeta. Yeah, when Margaret is kind of, I don't know, she died recently too, but his wife and manager and kind of prison warden as well asked me to write an introduction for his poetry. At first I said to myself, of course, oh no, because there's a lot of, I mean, the people who are great at jazz poetry are amazing. Amiri Baraka, Yeah. to hear Amiri Baraka read was a life-changing experience. But there's also a lot of very bad musicians who say they're poets and aren't really. So I was afraid that I didn't know what Henry would write. But then when Margaret gave me the book and I read it, and I stayed up all night reading this, and I thought, wow, this is incredible. And I sent a copy online to my friend Amil Alcalay, who was a poetry critic for the Village Voice. And I said, am I losing my mind or is this amazing? And he said, this is the real thing. Yeah. E quindi attraverso la moglie che è scomparsa da poco di Henry Grimes, lui ha avuto questo libro di poesie e lui dice nel mondo della musica afroamericana ci sono stati grandi poeti, pensate ad Amiri Baraka di Roy Jones che conosciamo bene anche in Italia, dice però ci sono anche un sacco di musicisti che scrivono pessime poesie e lui temeva che fosse il caso, invece quando ha ricevuto questo libro ha trovato che fosse eccezionale, tant'è che l'ha mandato al critico del Village Voice, del critico di poesia che era un suo amico, e gli ha detto caspita, questa è proprio la cosa bella. But I think it's important to say, if we're talking about Henry, that we're talking about great musician, great poet. So what does that mean? Because in music, students have the idea that we speak of there being the great musicians, they're monsters. We say, she's a monster or he's a monster. Yeah. They play everything perfect. Or that the great poet has to be the one who's read everything in the world and has studied the most poetry. And Henry was great because he had the most soul. He was a human being that had been stripped by life of any pretense. Dice, d'accordo, Henry Grimes era un grande poeta ed era un grande musicista, ma che vuol dire? Dice, oggi gli studenti vedono i grandi musicisti come dicendo, ah, quello è un mostro, no? Cioè, sa fare tutto, quella è una musicista pazzesca. Dice, uno pensa che il poeta sia quello che legge tutto quello che c'è in giro e quindi è molto colto. In realtà, dice, persone come Henry, in realtà Henry aveva una grande anima, semplicemente. Una grande anima e lì quindi c'era l'essenza, la sua essenza musicale, non nell'essere un super virtuoso, mostruoso, usando proprio questo termine, monster. Yeah, the opposite of the lui era l'opposto del mostro. Monster, Yeah. being, like I say, not just, I mean, you could see his soul because he'd been stripped of, Yes. of everything else. Potete vedere la sua anima perché lui era stato spogliato di tutto il resto dalla vita e quindi gli era rimasta ben visibile l'anima.
and you know, it's also Henry is also a story of someone of. It's a particularly American story because here was one of the greatest musicians of the century, and he was starving, in fact, when he was in Los Angeles, during the years he got lost. You could see he was literally starving. E questa è una storia molto americana, cioè era un genio, era un grande musicista, ma pativa la fame, letteralmente. Quando stava a Los Angeles e si era perso, questo musicista geniale faceva la fame. Una delle parti più sorprendenti del libro è la terza e la quarta parte del libro, che sono delle parti di fiction, ma delle parti di fiction un po' bizzarre. Perché Marc Ribot nella seconda parte scrive delle sceneggiature folli, mai realizzate, di film, mentre nell'ultima parte scrive delle short stories, potremmo dire, di fallimenti. In the last part, the third part, you wrote screenplays, never set, never became a movie, and in the last part, short stories about technical failures in a way. Okay. Two questions. First one, are you a cinephile, movie addicted or not? Gli chiedo anzitutto se è un grande appassionato di cinema. Yeah, I mean, yes, I love film, and I love the process of creating music for film. And you know, I've scored a number of films and played on a bunch of film scores, and I'm very interested in this in what is created, a space between the visual and the audible that is created by a film with music or a film with sound. Lui ha lavorato molte volte in colonne sonore, ha creato molta musica per film, gli interessa proprio il processo tanto produttivo, ma anche come si riempie quello spazio tra il visivo e l'uditivo, quindi come la musica dialoga con le immagini e viceversa. And the second question is about the last part, about technical failures. Are you attracted by interest in failures? Because failure is another link among the different chapters. Sometimes failures in life, sometimes your own failures, like in the tour with Susanna Baca in the 90s late. And of course the failures of the short stories. Yeah. Gli chiedo, lui gli sto chiedendo se è particolarmente attratto dai fallimenti, perché il fallimento è uno degli aspetti che ci sono in questo libro, sia nelle storie reali che lui racconta di sua esperienza, compresi i suoi fallimenti. Ce n'è uno epico che racconta di un tour con Susanna Baca, sia di fallimenti inventati nelle short stories che ci sono alla fine. So are you attracted by failure? Well, not really, but I mean, there's a lot of literature of failure. There's, you know, Beautiful Losers by Leonard Cohen. There's, is it Howlin' Wolf that whose blues song is that? You Gotta Lose, but it was also covered by Richard Hell and the Voidoids. But you know, there's a nice literature of losers, but you know, my stories all are about a very particular type of failure, which is failures due to technology. Sì. I'm a Luddite. Lui dice ovviamente i fallimenti, i perdenti sono particolarmente interessanti nella letteratura, ce ne sono nella canzone, nei blues, c'è con Leonard Cohen, e quindi non è una novità. Quindi è una cosa che comunque interessante a livello letterario. Comunque si parla anche di, appunto, di fallimenti suoi personali, per esempio con la tecnologia, but also
beyond the technological failure, also a kind of musical failure when you didn't match with the music of Susanna Baca. I explained, c'è anche un capitolo in cui lui racconta che ha fatto un tour con Susanna Baca sostanzialmente senza riuscire a capire il ritmo su cui stava suonando. You did a tour I just very quickly say that you did a tour with Susanna Baca basically without understanding the rhythm you were playing. Okay. You know, there's the rhythm of, I mean, there are the rhythm of Susanna Baca's music. A lot of it, she's a great Black Peruvian artist, and the rhythm that she was playing in is festejo, and so one thing about generally Afro-logical, African-derived musics in general is that there's more than one way of hearing the rhythm at the same time. In other words, quindi lui dice il ritmo che fa Susanna Baca è un ritmo un po' particolare, dice in particolare nelle musiche derivate dalle musiche africane i ritmi possono essere percepiti in modi diversi, per esempio. for example, you can hear it in the same 6 beats by 2. You can hear it divided in 3. Yes. You can hear if you can hear those are taking up the same amount of time, and you can hear them against each other. And in African music, African-derived music, there's always a tension in the music from hearing 2 different ways of counting it at the same time. Praticamente anche nello stesso lasso di tempo potete fare ritmi diversi e potete ascoltare in 2 o 3 modi diversi lo stesso ritmo. Cioè sotto magari c'è una pulsazione che è sempre uguale, ma sopra i ritmi possono essere percepiti in modi diversi. And so festejo music that Susanna Baca was doing was particularly difficult for someone who had, come up with it was syncopated in a way that's difficult for people who came up with European-based Western music. Yes. So, for example, we're used to hearing dun 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 dun. Per esempio, un occidentale sente questo ritmo, ta 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 ta. La musica di Susanna Baca non funziona così. But in which those notes are matched with a 1, 2, 3, 4, 1. Very simple. You could also match those notes differently. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E quindi quelle note in realtà mentre voi contate vanno cantate su un altro ritmo perché non sapete dove cade. The audience don't know where this is. Basically. Exactly. Yeah, and so I mean, anyways, so I was confused while I was playing. E alla fine lui era molto confuso quando suonava con Susanna Baca. So I played something that sounded okay to Americans, but wasn't really, it's a philosophical question because it sounded okay, but, well, in the story, but is it okay if you don't agree on where the 1 is? That's a philosophical question. In other words, to what extent is music about how it sounds, and to what extent is it about communication and what it is? Attenzione, perché la questione è filosofica, perché lui dice io ho suonato delle cose che al pubblico americano comunque suonavano giuste, però è più o meno è riuscito a salvarsi. Però il problema è, dice, sì, suona giusta, ma che cosa comunichi poi? Qualcosa di giusto, qualcosa di sbagliato? And I believe that the philosophical matter is also
Is it important the surface of the music, how it sounds, or the roots Right. And also under the music? and it's also a question of how it sounds to who. Yeah. Who has the power to determine. Sorry, è molto importante, dicevo io, non solo come suona la musica, ma quali sono le basi, perché magari la musica può suonare giusta, ma se non capisci le basi, quella giustezza è fragile. Ma lui dice giustamente, suona giusta per chi? Cioè, a quale orecchio? A quello del peruviano o quello dell'americano? Perché per come suonava lui, magari al peruviano suonava storto. Fortunately, Susanna said she liked it anyways. Susanna ha detto, vabbè, funziona, le è sempre piaciuto. Sembra andare bene. Bene, io direi che possiamo concludere perché dobbiamo lasciare Marc Ribot al soundcheck. Non so, lasciamo just a minute for one question, se c'è una domanda o due. Prego. Okay, I'll answer the last question first. Yes. I have huge admiration for Keith Richards. In fact, Keith Richards embraces. I started out playing trumpet when I was very young. And in fact, I was a much better trumpet player than I ever was a guitarist. No, it's true. Mr. Grimaldi, I had a very old style Italian classical trumpet teacher, Salvatore Grimaldi, okay, in New Jersey. And he loved me. I was playing Carnival of Venice, Wow. tema e variazione. Sta dicendo che suonava la tromba da ragazzo meglio di come suona la chitarra. Quando ero 10 anni, ok? And pardon? Anche Pat Metini dice che ha cominciato come... Interessante. Sì. See, but what happened with me is I got braces. Ok. How do you say that? Si è dovuto mettere l'apparecchio per i denti. Quello l'ha fregato. E mi fa male suonare la trompetta con braces. E questo è anche io ho ascolto al Rolling Stones e Keith Richards e per questo ho iniziato a suonare la chitarra. Quindi lui ha suonato poi con Keith Richards nel disco di Tom Waits proprio perché aveva cominciato ad ascoltare la chitarra ascoltando i Rolling Stones. Forse adesso io parlo in italiano e tu traduzione. Ok, in English. In inglese. Marc Ribot. Ringraziamo la Biblioteca Lazzerini per l'ospitalità, grazie. E per chi ha il biglietto vi diamo appuntamento a questa sera. Grazie e buona serata. Ovviamente i libri lì, e finché Marc è qui potete chiedergli un autografo.